Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per parlare di un argomento che, lo so, vi appassiona tantissimo, il gossip. E non un gossip qualsiasi, ma un gossip che riguarda una delle attrici turche più amate e seguite, non solo in Turchia ma in tutto il mondo, Neslihan Atagul. Oggi andremo a scavare un po' nel suo passato sentimentale, analizzando alcune dichiarazioni che hanno fatto decisamente scalpore e che hanno sorpreso un po' tutti. Prepariamoci quindi a un viaggio nel mondo del cuore di Neslihan, tra amori, passioni e, perché no, anche qualche piccola rivelazione inaspettata. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei prossimi video e, ovviamente, mettere un bel like se l'argomento vi interessa. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare sempre contenuti nuovi e interessanti. Bene, direi che possiamo iniziare. Neslihan Atagul, come sapete, è un'attrice di grandissimo talento. La sua bellezza è indiscutibile, il suo carisma magnetico e la sua bravura è stata ampiamente dimostrata in diverse serie televisive che hanno fatto il giro del mondo, come ad esempio Kara Sevda o Sefirin KZ. Ma dietro alla donna di successo, dietro all'attrice acclamata, c'è ovviamente una persona con una vita privata, con amori, con gioie e dolori, proprio come tutti noi. E proprio in merito alla sua vita sentimentale, negli ultimi tempi sono emerse delle dichiarazioni che hanno fatto parecchio discutere. Dichiarazioni che riguardano amori passati, amori che magari non sono stati sotto i riflettori come quello attuale con Kadir Dulo, ma che hanno comunque segnato la sua vita. Diciamo subito che Neslihan è sempre stata molto riservata riguardo alla sua vita privata. Non è una di quelle attrici che ama sbandierare i propri sentimenti o che si lascia andare a confidenze eccessive con la stampa. Per questo motivo, le sue recenti dichiarazioni hanno avuto un impatto ancora maggiore. Ma cosa ha detto di preciso Neslihan? Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. In diverse interviste rilasciate negli ultimi mesi, l'attrice ha accennato a relazioni passate, descrivendole come esperienze formative, ma anche come momenti difficili e dolorosi. Non ha fatto nomi, non ha fornito dettagli specifici, ma ha lasciato intendere che in passato ha sofferto per amore, ha provato delusioni e ha dovuto superare ostacoli importanti. Una delle frasi che ha destato maggiore curiosità è stata questa: "Ho amato con tutta me stessa, a volte anche troppo. Ho dato tanto, forse troppo, e a volte non ho ricevuto altrettanto in cambio." Questa affermazione, apparentemente semplice, racchiude in realtà un mondo di emozioni e di vissuto. Ci fa capire che Neslihan, anche prima di incontrare Kadir, ha avuto delle relazioni importanti, relazioni che l'hanno segnata nel profondo. Un'altra dichiarazione che ha attirato l'attenzione è stata quella in cui ha affermato: "Ho imparato molto dagli errori del passato. Ho capito cosa voglio veramente da una relazione e cosa non sono più disposta a tollerare." Queste parole dimostrano una grande maturità e una forte consapevolezza di sé. Ci fanno capire che Neslihan ha saputo trasformare le esperienze negative in occasioni di crescita personale. Ma chi sono stati questi amori del passato? È questa la domanda che si pongono tutti i fan. Purtroppo, come vi dicevo, Neslihan è stata molto vaga al riguardo e non ha fornito indizi che possano aiutarci a identificare le persone coinvolte. Ovviamente, sul web si sono scatenate le ipotesi più disparate. C'è chi ha tirato in ballo vecchie frequentazioni, chi ha ipotizzato flirt mai confermati, chi ha addirittura riesumato storie risalenti ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Ma la verità è che non possiamo sapere con certezza chi siano stati questi misteriosi amori. E forse, in fondo, è giusto così. La vita privata di Neslihan è un suo diritto e non siamo tenuti a conoscere ogni dettaglio del suo passato sentimentale. Quello che è importante, però, è capire il significato di queste dichiarazioni. Perché Neslihan ha deciso di parlare del suo passato? Cosa voleva comunicare ai suoi fan? Secondo me, l'attrice ha voluto semplicemente condividere un aspetto importante della sua vita, un aspetto che l'ha resa la persona che è oggi. Ha voluto far capire che anche lei, come tutti noi, ha affrontato difficoltà e delusioni in amore, ma che è riuscita a superarle e a trovare la felicità. E la felicità, ovviamente, l'ha trovata accanto a Kadir Dulo. Il loro amore è sotto gli occhi di tutti. Sono una coppia affiatata, innamorata e complice. Si sostengono a vicenda, si ammirano e si rispettano. Il loro matrimonio è un esempio di solidità e di amore vero. E proprio parlando di Kadir, Neslihan ha più volte sottolineato come lui sia l'uomo della sua vita, la persona che è.
a completa e la rende felice. Ha detto di ammirare la sua intelligenza, la sua sensibilità e la sua generosità. Ha detto di sentirsi al sicuro e protetta accanto a lui. Insomma, l'amore tra Neslihan e Kadir sembra essere un amore destinato a durare nel tempo. Un amore che ha superato anche momenti difficili, come ad esempio le voci di crisi che circolavano qualche tempo fa. Voci che, per fortuna, si sono rivelate infondate. Ma torniamo alle rivelazioni di Neslihan sui suoi amori passati. Un altro aspetto interessante da analizzare è il suo rapporto con i fan. Come vi dicevo all'inizio, Neslihan è un'attrice molto amata e seguita, soprattutto sui social media. Ha milioni di follower che la adorano e che la supportano in ogni sua scelta. E proprio attraverso i social media, Neslihan cerca di mantenere un contatto diretto con i suoi fan, condividendo momenti della sua vita privata, foto dei suoi viaggi, pensieri e riflessioni. Un modo per sentirsi più vicina al suo pubblico e per ringraziarlo per l'affetto che le dimostra ogni giorno. E proprio sui social media, le dichiarazioni di Neslihan sui suoi amori passati hanno suscitato un grande interesse. Molti fan hanno espresso la loro solidarietà e il loro sostegno, complimentandosi per la sua sincerità e la sua forza d'animo. Altri hanno cercato di saperne di più, chiedendo dettagli e informazioni. Ma Neslihan, come al solito, ha preferito mantenere il riserbo, limitandosi a ringraziare i suoi fan per l'affetto e la comprensione. Insomma, le rivelazioni di Neslihan Atagul sui suoi amori passati hanno sicuramente fatto scalpore, ma hanno anche dimostrato la sua grande maturità e la sua capacità di affrontare le difficoltà della vita con coraggio e determinazione. Un esempio per tutti noi, soprattutto per i suoi fan, che la ammirano non solo per il suo talento di attrice, ma anche per la sua umanità e la sua autenticità. Ed è proprio questa autenticità che la rende così speciale e che la fa amare da milioni di persone in tutto il mondo. Bene ragazzi e ragazze, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante l'argomento che abbiamo trattato. Ricapitolando brevemente, abbiamo parlato delle rivelazioni di Neslihan Atagul sui suoi amori passati, analizzando le sue dichiarazioni e cercando di capire il significato che si cela dietro queste parole. Abbiamo visto come Neslihan sia una donna forte e determinata, capace di superare le difficoltà e di trasformare le esperienze negative in occasioni di crescita personale. Abbiamo parlato del suo amore per Kadir Dulo, un amore solido e duraturo, che la rende felice e completa. E abbiamo analizzato il suo rapporto con i fan, un rapporto basato sulla sincerità e sulla fiducia reciproca. Spero di avervi offerto una panoramica completa e interessante sulla vita sentimentale di Neslihan Atagul, una delle attrici turche più amate e seguite al mondo. Adesso, però, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di queste rivelazioni. Siete sorpresi? Vi aspettavate qualcosa del genere? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosa di leggere i vostri pensieri. E, come sempre, vi ricordo di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare sempre contenuti nuovi e interessanti. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Trattino. Ok ragazzi, ok? Vedo che siete affamati di gossip e io sono qui per accontentarvi. Approfondiamo ancora di più questa storia. E visto che Neslihan è stata così vaga, cosa che, ammettiamolo, ci fa rosicare un pochino, usiamo un po' la nostra immaginazione e le nostre capacità di detective del web per analizzare più a fondo le sue dichiarazioni. Pensiamoci un attimo. Quando un'attrice del calibro di Neslihan Atagul, che ha sempre blindato la sua vita privata, decide improvvisamente di parlare del suo passato sentimentale, deve esserci un motivo ben preciso. Forse, queste dichiarazioni sono un modo per riappropriarsi della sua storia, per mettere un punto definitivo su un capitolo della sua vita che magari l'ha fatta soffrire, ma che l'ha anche resa più forte. Potrebbe anche essere una strategia di marketing, diciamocelo. Nel mondo dello spettacolo, a volte, un po' di mistero e un pizzico di scandalo aiutano a mantenere alta l'attenzione del pubblico. Ma conoscendo Neslihan, dubito che sia questo il caso. Lei sembra troppo autentica e genuina per ricorrere a questi mezzucci. Allora, cosa ci resta? Beh, ci resta la possibilità che Neslihan abbia voluto semplicemente condividere con i suoi fan un pezzo della sua umanità, un lato vulnerabile che raramente mostra. Un modo per dire, ehi, guardate, anche io sono una persona normale, con un cuore che ha amato e sofferto,
proprio come il vostro. Ma torniamo a quelle frasi che hanno destato tanta curiosità. Ho amato con tutta me stessa, a volte anche troppo. Ho dato tanto, forse troppo, e a volte non ho ricevuto altrettanto in cambio. Questa è una frase che parla di squilibrio, di generosità non ripagata, di un amore che forse non era corrisposto alla stessa maniera. Chi era questo amore che non ha saputo apprezzare la generosità di Neslihan? Era un collega del set? Un amico d'infanzia? Un amore estivo? Le possibilità sono infinite, e la mancanza di informazioni rende il tutto ancora più intrigante. E poi c'è quell'altra affermazione. Ho imparato molto dagli errori del passato. Ho capito cosa voglio veramente da una relazione e cosa non sono più disposta a tollerare. Questa frase è una vera e propria dichiarazione di intenti. Ci dice che Neslihan ha fatto tesoro delle sue esperienze passate e che ha ben chiaro in mente cosa cerca in un rapporto. Significa che forse, in passato, ha accettato compromessi che non avrebbe dovuto accettare, che ha tollerato comportamenti che non meritava di tollerare. Ma ora è diversa, è più consapevole, è più esigente. E questo è un bene. Analizzando queste dichiarazioni, si percepisce una forte crescita personale, una maturazione che l'ha portata a diventare la donna che è oggi. Una donna di successo, sì, ma anche una donna con una forte consapevolezza di sé e dei propri bisogni. E poi, ragazzi, non dimentichiamoci di Kadir Dulo. Il suo amore per Neslihan è una costante, un punto fermo nella sua vita. E Neslihan non perde occasione per ribadire quanto lui sia importante per lei. In un'intervista, ha detto: Kadir è la mia roccia, il mio migliore amico, il mio amante. È la persona che mi fa sentire al sicuro, che mi fa ridere, che mi sprona a dare il meglio di me. Non potrei immaginare la mia vita senza di lui. Queste parole sono una vera e propria dedica d'amore, un sigillo che conferma la solidità del loro rapporto. E, diciamocelo, vederli insieme è una gioia per gli occhi. Sono una coppia bellissima, affiatata e piena di energia. E le voci di crisi? Ragazzi, non credete a tutto quello che leggete sui giornali. Le voci di crisi sono all'ordine del giorno nel mondo dello spettacolo, e spesso sono solo invenzioni dei paparazzi in cerca di scoop. Neslihan e Kadir hanno dimostrato di essere più forti di qualsiasi pettegolezzo, di qualsiasi malelingua. Il loro amore ha superato la prova del tempo e delle difficoltà, e oggi sono più uniti che mai. E a proposito di social media, è vero, Neslihan cerca di mantenere un contatto diretto con i suoi fan, condividendo momenti della sua vita privata. Ma lo fa con parsimonia, senza sbandierare la sua intimità ai 420. È una brava ragazza, Neslihan. Sa come gestire la sua immagine pubblica senza rinunciare alla sua privacy. E questo è un pregio raro nel mondo dello spettacolo. E cosa ne pensano i fan di queste rivelazioni sui suoi amori passati? Beh, ovviamente, c'è chi è curioso di sapere chi sono stati questi misteriosi amanti, chi vorrebbe conoscere i dettagli delle sue storie d'amore finite male. Ma la maggior parte dei fan sembra apprezzare la sincerità di Neslihan, la sua volontà di condividere un pezzo della sua vita, anche se doloroso. La ammirano per la sua forza d'animo, per la sua capacità di superare le difficoltà e di trovare la felicità. E poi, diciamocelo, i fan sono anche contenti di sapere che Neslihan è umana, che ha i suoi difetti e le sue fragilità, proprio come tutti noi. Questo la rende ancora più vicina, più raggiungibile, più amabile. In conclusione, le rivelazioni di Neslihan Atagul sui suoi amori passati sono state un'occasione per conoscere meglio questa attrice straordinaria, per scoprire un lato nascosto della sua personalità, per ammirare la sua forza d'animo e la sua autenticità. E, soprattutto, sono state un'occasione per ricordarci che anche le star, dietro la facciata glamour e patinata, sono persone normali, con un cuore che batte, che ama e che soffre. E adesso, ragazzi, tocca a voi. Cosa ne pensate di tutto questo? Vi ha sorpreso qualcosa? Avevate già immaginato qualcosa del genere? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissima di leggere i vostri pensieri. E, come sempre, vi ricordo di mettere un bel like al video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare sempre contenuti nuovi e interessanti. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!